Kazuki Takahashi, conosciuto anche come Kazuo, nasce a Tokyo il 4 ottobre 1961. Takahashi era un grande appassionato di disegno e di giochi da tavolo, in particolare quelli di ruolo. Come egli stesso infatti dichiara in un'intervista, ricordando questa sua passione, in questi giochi, a prescindere da chi tu sia, veramente nella realtà hai la possibilità di diventare l'eroe di una storia. Una riflessione che, se ci pensiamo, non solo lo accompagnerà per tutta la vita, ma si rivelerà anche l'ingrediente del suo principale successo. Da bambino passava la maggior parte del suo tempo a disegnare, leggere manga e guardare anime. Ad ispirarlo e a spingerlo a sperimentare col disegno, come egli stesso dichiara, ci furono i manga della coppia Fujiko-Fujio, ma anche anime come Space Battleship Yamato e in particolar modo Tiger Mask, come spiega nella lunga intervista sulle pagine di Duel Art. Appena ventenne, nel 1981, esordisce nel mondo dei manga come autore, partecipando allo Shogakukan New Comic Award, dove vince nella categoria Shonen Manga con il suo one shot Ing Love Ball, sotto lo pseudonimo di Hajime Miyabi, lavoro che in quello stesso anno verrà pubblicato sul numero 31 della rivista Weekly Shonen Sunday. Nel 1986 fa il suo debutto seriale, questa volta con il nome di Takahashi Kazuo, sulle pagine di Weekly Shonen Magazine con un adattamento manga dell'anime di Yasuo Tenami, Gokyu Choji Ikkiman, che in seguito verrà raccolto in 2 tankobon. Successivamente a questo lavoro ne seguirono altri. Un altro one-shot, Toki no Taka nel 1990, pubblicato su Weekly Shonen Jump, e un'altra serie nel dicembre del 1991, Tennenshoku Danji Burai, concluso in 13 capitoli e raccolto in seguito in 2 volumi. Nonostante furono lavori che riuscirono a riscuotere un certo apprezzamento da parte del pubblico, Takahashi in un'intervista del 2002 definì tutti questi suoi precedenti lavori dei veri e propri flop. Probabilmente in nessuno di questi era stato in grado di esprimersi totalmente come voleva. Ma ormai le pagine della rivista di Shueisha erano diventate per lui il suo luogo di lavoro e fu proprio su quelle pagine che nel 1996 il mangaka iniziò a serializzare il suo capolavoro, che come sappiamo lo porterà a consacrarsi al successo mondiale, Yu-Gi-Oh! Firmandosi Kazuki Takahashi, nel 1996 sulle pagine di Weekly Shonen Jump inizia la serializzazione di Yu-Gi-Oh! Come dichiara nell'intervista pubblicata all'interno di Duel Art, per questa nuova opera concettualizza più di 1000 modelli di creature. Riferendosi infatti al suo lavoro, confessa che ama definirsi più un designer che un vero e proprio mangaka. All'interno di Yu-Gi-Oh! Takahashi riversa la sua grande passione per i giochi. Il personaggio principale, dichiara, è un ragazzo debole e infantile che diventa un eroe quando gioca. Questa è infatti la premessa di base per questo suo nuovo manga. Lo stesso nome dell'opera, Yu-Gi-Oh!, è un gioco di parole che in giapponese è traducibile come re dei giochi. Nell'idea principale, voleva sviluppare una serie orrorifica dove il battle sarebbe stata la tematica principale. La vera difficoltà, però, sorse quando si rese conto che erano presenti così tante opere di combattimento che creare qualcosa di originale risultava abbastanza difficile. Pensò bene dunque di rendere queste battaglie delle lotte in cui i personaggi non si colpivano fisicamente, e per quanto inizialmente fu un'idea abbastanza limitante, la soluzione apparve quando inserì l'elemento gioco. Il gioco di carte all'interno di Yu-Gi-Oh! Non doveva compiere più di 2 apparizioni nel progetto originale, ma le cose cambiarono rapidamente dato l'enorme interesse riscontrato tra i lettori, con Shonen Jump che iniziò a ricevere sempre più chiamate da parte di tanti ragazzi che volevano saperne di più sul gioco. Takahashi ha sottolineato in un'intervista l'impatto positivo che Yu-Gi-Oh! Ha avuto sul pubblico giovanile, motivandoli a praticare più giochi nella vita reale piuttosto che dietro lo schermo di una sala videoludica, spingendoli così a socializzare e comunicare di più con i propri coetanei.
cosa che nel mondo dell'internet non è possibile fare al 100%. Ci sono molti media che hanno influenzato la creazione di Yu-Gi-Oh! Per quanto riguarda i manga, come egli stesso confessa, tra le opere che per Takahashi sono state più influenti ritroviamo Mataro Gakuro di Fujiko Fujo e nel tratto, come facilmente uno sguardo più attento può subito intuire, anche le bizzarre avventure di JoJo di Rohiko Araki. Il manga riscuote un incredibile successo e verranno sviluppate serie anime, romanzo, libri, videogiochi e ovviamente il famoso gioco di carte collezionabili. Nel 2015 al Comic Con di San Diego verrà premiato con il premio Inkpot. Takahashi continuerà dopo la serializzazione del suo capolavoro a supervisionarne il franchise, ma anche a sviluppare un'altra serie intitolata The Comic, pubblicata nel 2018 su Weekly Shonen Jump, e l'anno successivo anche The Secret Reverse, un lavoro in collaborazione con Marvel uscito sulle pagine di Shonen Jump Plus. La mattina del 6 luglio 2022, un uomo con addosso l'attrezzatura da snorkeling viene rinvenuto a 300 metri dalla costa di Nago City, nella prefettura di Okinawa. Il giorno successivo, le indagini ne confermano l'identità di Takahashi. L'11 luglio, a seguito di un'autopsia, la data e l'ora del decesso vengono stimate nel pomeriggio del 4 luglio a causa di annegamento. 3 mesi dopo, è stato rivelato che Takahashi era morto durante un'operazione di salvataggio. Il 4 luglio, vicino ad Apogama, nel villaggio di Onna, in un famoso punto di immersione, una ragazza e 3 bambini furono sorpresi da una corrente di risacca. Takahashi, nel salvarli, fu inghiottito dalle onde e scomparve, presumibilmente già morto. Il quotidiano Stars and Strip ne riporta la notizia l'11 ottobre, inclusa la testimonianza di un maggiore dell'esercito e anche della guardia costiera che, sebbene fosse a conoscenza dei fatti, si dice abbia evitato di pubblicizzarli considerando il lato emotivo della ragazza salvata. Kazuki Takahashi è stato un artista che attraverso i suoi racconti ha segnato e continua a far sognare intere generazioni. Scomparso prematuramente cercando di aiutare gli altri, è diventato un vero eroe come i protagonisti delle sue storie.